Bene, abbiamo iniziato per Margherita. Ciao Sabri, Ciao. ti, ti accompagno Sì. con un conteggio da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a Margherita. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Si mostra, è bella perché si mostra in un ballo del 1500, sono dentro un palazzo ed è come se c'è un lungo corridoio in questo palazzo con il soffitto molto alto e lei ha un vestito dorato, ha una vita parallela, precedente, parallela. Ha un vestito lungo dorato cinquecentesco, no? Non so se avete presente Mhm, mhm. rinascimentale, con i capelli raccolti e sta ballando con altre donne e uomini, stanno facendo festa. Ma lei è una dama o un Lei è una dama, cavaliere? no? È donna, una dama. Ok, è un tipo un ballo delle debuttanti o solo una festa? Cioè un momento in cui si trova marito o è una festa così? No, una festa reale, mi dice questo. Come se Cioè, fosse una festa a del Palazzo palazzo. Reale? Sì. Ok. Ok, qual è il motivo per cui ti mostra questa occasione? Ah, prima di tutto chiediamo l'autorizzazione. Da lontano mi saluta mentre sta ballando e mi dice sì. Il motivo di questa è quello che stavo cercando di chiedergli. Il motivo di questa visione, lei sta dicendo che in questo momento d'oggi serve vedere questa vita perché è qui che nasce tutto, dice. Ok, Capì? tutta l'attuale situazione. Margherita e la sua famiglia disfunzionale. Pessimo rapporto con madre, sorella e padre che non c'è più. L'ultimo è il padre. Le cause esoteriche, le radici esoteriche sono in questa vita? Lei mi dice, io dimostro questo perché questo è quello che gli serve, sì. Ok. Come si chiama la dama? Così la chiamiamo. Julie, Francia. Ok. Il padre è in questa vita di Julie? Mm. Il padre è un'amica dama che mi stava mostrando mentre ballavo. Mhm. Balla. È una donna, Amica o una falsa amica? falsa amica, ecco perché. Perché? Lei qui ha una storia con questa donna. È come se è strano, perché è come se il padre di Mm. oggi, quando noi abbiamo detto padre, lei è comparsa una donna con la quale lei ballava ed è una persona con il quale lei ha un rapporto molto stretto, molto legata in questa vita. Soltanto che in questa vita qui lei c'è il padre che è che è una donna e alla fine è come se lei mi mostra come se vanno avanti nel tempo, è come se in questa vita questa donna qui, con i capelli mori scuri, viene presa in sposa e cambia, non viene più in questo palazzo, come se cambia città, insomma, va via, quindi non riescono più a sentirsi perché all'epoca non c'erano ovviamente le modalità di comunicazione di oggi e quindi non la vede più. E lei, Julie,
sta molto male per questa cosa. Causa esoterica del fatto che il padre, che tra poco chiameremo, non provvedeva alla famiglia ed era orientato alla propria vita, carriera, lavoro. Come se quello che subito è proprio la risposta, è come se il padre voleva, non lo so, continuano a ripetere un discorso di ripetizione di dell'esperienza. Vedo questo, è come se lì il padre, in questa vita che lei mi ha mostrato, cioè il padre che era una donna, un'amica, una persona a quale lei teneva moltissimo, se n'è andata, l'ha lasciata da sola. E, e quindi è come se ripete il discorso di sì, adesso sono tuo padre in questa vita qui, ma ripete il discorso di lasciarla un po' a se stessa. Quindi, Arrangiati. sì. In quella vita là, vabbè, per vari motivi dell'epoca sociali non era possibile una relazione tra donne, quindi questa donna evidentemente l'ha mollata, che era il padre, no? L'ha mollata un po' di... Come se quello che vedo proprio, come che sento che in tutto questo quadro che sto guardando dall'alto è come se dietro lei non ha, cioè lei, Margherita, deve comprenderci qualcosa, come se ci fosse un messaggio, un insegnamento che lei ancora non ha compreso. Questo è quello che vedo. E qual è questo messaggio, questo insegnamento? Siamo qua a dircele le cose oggi, lo diciamo alla sua parte subliminale. È come se lei ripete questo schema perché attribuisce all'esterno la sua forza, attribuisce all'esterno il suo io interiore, come posso dire, sto bene solo se c'è lui, sto male perché lui non mi è stato vicino, oppure sto male perché attribuisce all'esterno, quando invece quello che vedo, che mi mostra, è come se fosse, se lei oggi vuole dire questa cosa a se stessa, cioè è il contrario, tutto parte prima da te, tu non hai bisogno di niente, dopo arriva qualcosa all'esterno che è in vibrazione positiva con te, perché è una conseguenza all'esterno, no? Quindi è il Mhm. contrario, cioè starò bene quando quella persona starà con me, quindi mai. Prima stai bene te, poi quella persona starà con te. È è come se lei dice io devo dirgli di comprendere che è esattamente il contrario. Questo. Ok, in quella vita di Julie c'è la sorella? No, Margherita è piena d'ansia, te lo dico. Beh, è attentissima. è molto... Lei è molto... vuole dire tante cose qui. La sorella? Io no, no, Ah, Margherita si vuole cose. Aspettava era molto, non vedeva l'ora quasi. Però allo stesso tempo sentirsi dire delle cose ovviamente toccano. E io la sorella in questa vita che lei mi ha mostrato come apertura del nostro percorso di oggi non la vedo. Ah, ok. E la madre? No, io vedo solo il papà, cioè l'anima del papà che era questa... La eh, dama. Ok. Vibrazione di Margherita. in questo momento 4 miliardi, Mm. Percentuale di consapevolezza. 112, 12%. No, 112 o 12%? 112, scusa. 112.
Ok, PSP. PS, wow, 70%. Mhm. Vite precedenti. 5.600 5.613. Mazza, Mm? caspita. Su quante linee temporali? Lei è una che si diverte tanto in quest'altre vite, mentre ovviamente come sempre quando sto qui è come se mi vuole mostrare un miliardo di cose. Sta, Mi sta mostrando pezzi di vite, pezzi e mi Ok, sta ok, ok. dicendo io mi diverto. Dille di calmarsi e di seguire il filo logico che affronteremo in modo tale che queste 5.613 non ci portino a 12 ore di sessione. Vuoi fare 12 ore, Sabrina? Sta, mi Mm. sta No, 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 dico, tu vuoi fare 12 ore, io no. no. Ok, quante linee temporali? 5.006, perché è difficile che sia una sola linea temporale, no? Anche solo ipotizzando vite da un anno, insomma, siamo lì. 4. Ok, esempio, la vita di Julie la Dama del Cinquecento è su più linee temporali, quindi è contata 3 volte su 3 linee temporali. E non è su questa linea temporale, perciò io come al solito da qui io azzarderei a dire che di linee temporali ce ne stanno molte di più di quanto noi possiamo pensare, cioè non Mm. c'è un numero definito, no. Ok. Quindi queste, diciamo, sono le 3 linee temporali, quelle di Margherita. Sono 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 2000, cioè 1500 vite, una linea temporale, 1500 vite un'altra, Ah, 2000 un'altra, siamo a 5000, più o meno. sono, sì, sono divise in 4 linee temporali, sì. Ok, quindi esiste un caso o più casi per Margherita di una vita come la Dama, per esempio, che ha 2, 3 alternative. Quindi la Dama si molla con la sua amata ma soffre. La Dama non si è mai messa con la sua amata e si sposa e ha figli. La Dama si butta dal castello perché soffre troppo di amore. Vista tutto quello che l'anima fa oggi, può ovviamente cambiare, migliorare, eliminare tutto il resto. Quindi a seconda, è lei che decide tutto. Quindi tutto quello che lei oggi fa qui si ripercuote in senso positivo, ovviamente, su tutto il resto. Così come mi sento di dire che se la dama nel 1500 avesse scoperto un noi nel 1500, potrebbe essere che la sua vita oggi qui avrebbe dei miglioramenti. Quindi sì, è come se tutto è collegato. In realtà è lei che sta in 1500 vite diverse, cioè comunque è tutto simultaneo, è tutto collegato, è tutto e in qualsiasi momento può cambiarlo. È So- la farfalla che provoca un uragano a migliaia di chilometri. Mm? Mm, mm, assolutamente sì. Nel caso Mm. però di vite precedenti parallele che riguardano esclusivamente Margherita, la sua parte subliminale. Ed è anche un po' per questo motivo che quando noi facciamo un lavoro energetico qui, cambiano delle vite, scompaiono delle vite, cambiano radicalmente delle vite. Una vita in cui uno muore a 10 Però- anni, sì, ok. assolutamente sì. Ti potrei dire anche il contrario, nel senso ti cambia la vita qui oggi è perché magari tu in un'altra vita hai fatto un passo evolutivo. Mhm. Mhm. Come le vedi queste linee temporali? Come vedi queste cose? Sono dei tubi, dei tunnel. Io li vedo come, adesso mi hai detto linee temporali, l'ho visti come Piani, tubi piani, dei no? piani. Sì, sì, sono come dei vortici, vedo proprio dei tubi energetici all'interno del quale
e vedo tutte le vite delle persone, e poi ne vedo un altro, e poi ne vedo un altro, e che sono tutte collegate, nel suo caso, come se vedo la sua anima, che è la sua forma energetica, al quale sono collegate tutte queste vite, tutte queste linee, che vive contemporaneamente. È una bella visione, diciamo. Vedo quello che vedo da qui è come se fosse, pensa quanto siamo potenti e non lo sappiamo. Questo è quello che percepisco. Mm. Siamo assurdi, sì. Va bene. Percentuale di cervello utilizzata. 3,9%. Ok, 4. ok. Va bene. Ci sono delle entità eteriche. Ci sono 2 DL che entrano e escono e che le parlano all'orecchio sinistro. Mhm. Poi? Dietro vedo una mantide in particolare che la confonde tantissimo. È come se fosse molto collegata a questa tizia qui, a questa, la vedo Quella donna? in forma di mantide. L'attuale. Mhm. Quindi Margherita ha una compagna attuale, ma boh, si sente l'attuale o quell'altra, la sposata? No, quell'altra, scusa. La sposata? Mm. Mhm. La confondi in che modo? Dicendole sì, no, sì va bene, no, non va bene. Quello che vedo è che a livello mentale agisce questa mantide qua, a livello proprio di mente. È come se proietta delle cose che non sono reali. Le ha proiettato delle cose non reali per Tipo? tenerla emozioni che non sono sue. Cioè, come se confonde la realtà, è come se le fa mettere degli occhiali, non solo in quella situazione, la vedo proprio in generale, perché lei, cioè la Mantide è molto brava a confondere, io vedo, in generale proprio. È come se le fa mettere degli occhiali che le distorgono la realtà e automaticamente distogliendo la realtà esterna la riflette dentro di sé e prova delle emozioni che in realtà non erano reali, cioè non erano sue, erano Mhm. provocate. EDL, Mantide e chi altri? Ma i soliti, vedo sempre un rettile, in questo caso, nel suo caso legato all'abduction, e poi se mi innalzo su c'è Odino che ride, Ok, sta Aquila che sorride, ma ci prende un po' in giro. vabbè. Cloni? Come? Cloni? Allora, io ne vedo 3, di cui in particolare uno che ho visto subito è un ragazzo, un ibrido con lei, di lei su Marte proprio, perché vedo questo pianeta, me l'ha fatto vedere subito. Però questo clone me l'ha fatto vedere perché lei prova delle emozioni che sono ovviamente andando lì in questo clone, l'anima vive le emozioni di questo essere che è legato al suo DNA ed è come se questo clone è chiuso dentro è un ragazzo chiuso dentro una stanza, è come se lo tengono isolato dal mondo, quindi lo tengono chiuso e fanno degli esperimenti su di lui e lui si sente imprigionato e questa sensazione è una cosa al quale lei è collegata. Vedo che lei si collega perché la sua anima quando va questo clone lo prova, ovviamente lo riporta a lei in questa vita qua. Ok. Sabrina, alza un pochettino per favore il microfono, proprio Sì. all'altezza del viso. No, no, va bene, va bene. Ci sono delle difficoltà un po' a sentirti in maniera fluida e chiara oggi, non so per quale motivo. C'è forse una causa esoterica?
Due cose ho visto. Una, Odino, non so per quale motivo oggi ci prende molto in giro, cioè è come se fosse quasi un po', fosse più, noi siamo più aggressivi, cioè siamo un po' più stanchi a livello proprio di, siamo Noi... stanchi loro, noi due, io e te. Mm, Quindi questa cosa a noi non interessa, ma come posso dire, non li spaventa, ma li mette e ridono per questo. sì, ridono, ma in realtà cercano di romperci le scatole. E poi la vibrazione sua, lei la sento molto, non che agisce a livello negativo, assolutamente, solo la sua emotività si sta smuovendo, la sua anima è emozionata e quindi comunque vuoi o non vuoi si interferisce con l'elettricità, con la connessione anche, anche se uno è Mm. emotivamente su, insomma, in maniera Ok, positiva. Odino e Zeus davanti a noi. Nella parte sotto del corpo hanno vestiti, pantaloni, tuniche. Pino è un corvo È un e corvo. Lo vedi come mm, corvo proprio? sì. Di solito però ha una forma umanoide. Prenda la forma umanoide. A me della sua forma simbolica importa niente. Poi due gambe, un pene, un ano. Mhm. Ok. Via tutto quello che c'è sotto. Deve rimanere come mamma l'ha fatto. Lo stesso Zeus. Ok. Hai già paura. Bene, sono in Eh? piedi, no? Sono in piedi. Zeus è seduto sul suo trono. Ok, che si alzi, li facciamo noi sedere, visto che devono assistere a questa sessione e ridere, li facciamo sedere su delle sedute ad hoc e non possono rifiutarsi perché interferiscono con noi, che siamo gli dei, i capi, e quindi loro sono gli schiavi, i servi. Tu hai presente quei coni arancioni spartitraffico che si trovano durante la... ecco, ok, li ingelliamo per bene con l'olio d'oliva e si siedono fino in fondo uno e l'altro, fino a toccare con le natiche, con il cono dentro, il terreno, uno e l'altro, così vediamo se smettono di ridere e prenderci in giro. E così ha senso che siamo stanchi e stufi, anche un po' incazzati. No? Sì, Torna tutto. sì, è quello. Trasformiamo i coni arancioni in coni marroni e via. Scusa se Fin rido, giù. Ma devi però fa ridere. ridere. Se li sono infilati fino in fondo, eh? Sono proprio lì adesso li vedo cioè, si sono proprio allontanati tantissimo da me. Sì. Mm. Sono seduti a gambe aperte come i neonati quando giocano con i balocchi, no? Li tengo fermi, li sto tenendo io fermi. Sotto, dentro. Mm. E se no si alzerebbero, poverini. Giusto? Mm. Dimmi, dimmi. No, mi sta dicendo lui, Oddio mi sta dicendo, no, vabbè, Dimmi, oddio, non dimmi. c'è nulla, che oggi sono uscita dal lavoro e quel corvo che ho visto vicino alla mia macchina era lui. Tutto qua, ma Mm. dove Eh, succede spesso, no, non me ok, ne interesso. cosa vuole dire con questa minaccia? Che lui ci guarda, che lui ci osserva, l'abbiamo messo noi in questo gioco. Sì, Già. perché non si sa, ma l'abbiamo messo noi, lo sappiamo che Sì, lui c'è. infatti non me ne interesso. Quanti gli hanno detto nella sua esistenza che noi siamo i dei e i creatori e lui è il nostro schiavo e servo? Quanti gliel'hanno detto? Quanti sono arrivati a questa consapevolezza? Consapevolezza vuol dire sicurezza, certezza, lo so, è così. Di più di quello che immaginavo. Sì? Quanti? Numero. Vedo il numero 150.00. Virgola, appunto vuol dire virgola in questo caso. Mm-mm, Quindi 150. mm-mm. Chiamali 150.
Mettili a destra i 150 che sono incarnati, a sinistra quelli che sono da un'altra parte. Incarnati qui, sulla Terra. Mhm. Sono arrivati. Quanti a destra e quanti incarnati e quanti no? Incarnati, ma è perché è come se vedo tutto insieme. Mhm. Ci sono tanti che sono arrabbiati come noi, cioè la sensazione che ho è questa qui, è come se sono tanti che si sono sentiti presi in giro da vite in vite, ed è una vecchia. Bene, tutti insieme pillola V, tutti insieme alzano la propria frequenza e mandano questa frequenza in parte nei due coni arancioni. Facciamoli bollire, facciamoli diventare caldi come la lava dei vulcani. Spiegagli cos'è la pillola B, dice. La pillola V, lo spieghiamo ai 150, è una pillola che offriamo anche a Margherita, che permette di alzare la vibrazione, non permette niente, in realtà dà l'informazione che si può alzare la propria vibrazione e frequenza a un livello a piacere. Non esiste è troppo o mal di testa, non esageriamo, esistono gli zeri da aggiungere, così, a caso, cosa che noi possiamo fare, le entità no. Le entità non possono alzarla neanche di un grammo la loro vibrazione da soli, la devono rubare ladri. Noi lo possiamo fare, ecco perché siamo creatori, ecco perché siamo dei, ecco perché chi crede ancora nella religione e chiede con le proprie preghiere la grazia o non so che cosa è un buffone, è uno che non ha capito niente. Basta con questo sistema di credenze, fine, stop. Chi è ancora legato al sistema di credenze, fuori. Questo gioco non tollera più i sistemi di credenze. La rovina dell'uomo sono i sistemi di credenze. Fine. Stop. Fuori da questo gioco, non è più tollerato. Via. Mm. Alziamo la frequenza. I 150 alzino la frequenza. Chiamino i 300 delle PS e delle PS, le PS scelte. Hai visto quella sessione, Sabrina? No. No? Bene. Ci sono 300 PS nuove, giovani, che hanno capito come rimbalzare da sempre, da subito, le interferenze. Mhm. Chiamiamolo questi 300, chiamiamo questi 150 che hanno detto a Odino che è un buffone e che è uno schiavo e che noi siamo i dei. Tutti alziamo queste frequenze e le alziamo nei coni. Siamo nella situazione in cui siamo per colpa di questi due. Ok. I coni diventano di lava rossa Mm. e la lava rossa, siccome il cono assomiglia a un vulcano, erutta. Tutta questa frequenza di miliardi, erutta dentro Odino e dentro Zeus. Io vedo che scoppiano. Scoppiano? Sì, visto questa scena. Cioè, è come se non hanno sopportato quello che stiamo facendo. A parte mi è venuto un gran mal di testa. Ok, toglitelo. A posto. Bene. Bene, grazie ai 150 li lasciamo lì se vogliono assistere alla sessione. Tu le 300 PS delle PS le vedi? Quando l'hai detto, sì, è come se in realtà sembra la sensazione che ho avuto è come se ci sono, è come se loro sono già a guardare quello che facciamo. Mhm. Cioè, tu lo dicevi, è come se loro erano, non lo sapevo, quindi è tutto perché è difficile spiegarlo ogni volta, però
è come se loro erano già là, non lo so come spiegarlo, come se s- fossero attratti, come se sono proprio, come se guardano nel momento in cui qualcuno fa questo tipo di situazione, è come se sono contenti, come posso dire, sì, le vedo. Ok. Una domanda spot rapidissima. Vedi nei prossimi mesi catastrofi legate a eruzioni vulcaniche nel mondo o in Italia? Sì, Dove? Il famoso Vesuvio? io lo vedo nel mondo, cioè in generale. Ok, partiamo dal Vesuvio. Sì o no? No, Vesuvio no. Etna? Sì, solo che lo terranno nascosto, come al solito. Vulcani sott'acqua tra Sicilia e Campania? Ma sott'acqua succedono cose che noi nemmeno riusciamo. Succede già, succedono già. Ok. Mm, Va bene. Causa esoterica di molto brevemente. Lavoro spesso cambiato. Non sapere qual è la sua strada. Lei, questa è una sensazione che ho da quando lei mi ha dato l'autorizzazione a guardarla. Lei è molto frenetica, è la ricerca di qualcosa. Il problema è che oggi riuscirà probabilmente a comprenderlo, ma è un lavoro che farà poi, da qui in poi, non sa che cosa bene sta cercando. Quindi è come se non sapendo, lei parte da un punto A ma non sa qual è il suo punto B, non sa qual è il suo arrivo, quindi cerca, ma non ha ancora capito cosa sta cercando. Lei sa cosa non vuole, ma non sa cosa vuole. Questo è quello che vedo. Ok. Ehm, fatica fisica nel fare tutte le Perché cose. Ci sono impianti? testa, cioè qui, fronte, seno sinistro, Mhm. s- mm, genitali, cioè altezza all'altezza dell'ovaia, diciamo, destra. Poi vedo pesantezza alle sue gambe, però la vedo più come una questione energetica più che impianto. Mm. Mhm. Basta. Fatica, dicevamo. La fatica è dovuta quello che lei sente è dovuto al fatto che lei non spreca, perché non è la parola corretta, scusatemi, ma per un'intenzione positiva, lei è impegnata in qualcosa, ma a volte la sua energia non ha un fine e quindi è questo, si affatica, cioè non ha ben chiaro dove deve andare, quindi Mm. le sue energie le dispende, le sperde, le disperse, come posso dire. Le disperde, ok. Instabilità, Questo, sempre ok. questo. Insoddisfazione, disistima, autocommiserazione. Ci sono delle entità mentali? Lo stavo dicendo Mm. mentre l'hai detto. Qua ci sono, stavo dicendo, un'entità, anche una collaborazione, vedo sempre, ho visto nel mentre lo dicevi, le DL, che comunque si attacca molto al momento di vibrazione bassa e c'è quella vocina interiore che nel momento in cui lei ha io vedo proprio questo, è come se lei ha dei momenti di adrenalinici di botta che dice che posso fare questa cosa la voglio fare, cioè, e quindi positiva arriva a ste DL che invece la ributta giù, collegato però al discorso mentale di quarto livello. Solo? Una? 4. Sì, ma è solo un'entità mentale? Di 4 quarto livello. livello. Ah, quattro entità mentali di quarto livello. Ah, Vedo 4, io le vedo come forme nere, le vedo sempre così. Quando le vado a identificare
e a cercare le vedo come 4 vortici neri del quarto livello. Allora, spieghiamo questo. Assenza di entità mentali è molto difficile. Quando c'è un EDL c'è un'entità mentale. L'entità mentale è il magazzino di prodotti e l'EDL è il fattorino che ti porta a casa il prodotto, in sostanza, il pacco. L'EDL va su e giù, va dal capo, dice cosa devo fare, fai quello, e viene a rompere le palle all'umano di conseguenza, no? Perché l'entità mentale non può andare lì, può No. lavorare un po' nel mentale, ma Sì, utilizza soprattutto un'entità che, se vogliamo, è eterica, l'EDL è eterico, ma che dici? l'ordine viene dal mentale. Sì. Ok, vabbè, non analizziamo cosa fanno, quali sono le 4 sfumature delle entità mentali livello 4, ma analizziamo la causa esoterica di tutti i vari elementi, appunto, di Margherita. Disistima, entità mentale, Yes. autocommiserazione. Ok. È Mm. un discorso forte, vedo questo che lei mi sta dicendo. E lei dovrebbe eh, mettere il suo cono di attenzione a farsi una domanda: cosa voglio? Perché se lei continua a dire, è come posso dire, è come se io metto il navigatore, io quando monto in macchina, mi dice questo esempio, io monto in macchina e vuoi andare in un punto, al navigatore è imposto, non ti dice portami, tu non puoi dire al navigatore portami via dall'ufficio perché sono stanca. Il navigatore ti chiede dove vuoi arrivare, dammi l'indirizzo, dammi il CAP. Quindi se tu sai, non poni come posso Un dire, è obiettivo difficile, preciso, beh, sì. sei persa. Tutto questo è un concetto molto importante che per lei, che lei si vuole dire. Il risultato di tutte queste cose è stata derisione a scuola, tanto che lei, per questo motivo, a scuola era silenziosa, era in un angolo, i professori ce l'avevano con lei, gli studenti anche. Lei per questo motivo non studia, non va avanti oggi si pente di non aver avuto una, diciamo, carriera di studio. Questo era un risultato che lei si è data all'inizio questa vita e quindi ha usato le interferenze per raggiungerlo. Perché? Allora si è data questo obiettivo? Che è stata ingannata. Lei non aveva la consapevolezza, era ingannata. Cioè, nel senso, siamo sempre noi che ci creiamo tutto, ed è vero, però è pur vero che quello che viene proposto è distorto e quindi una bassa consapevolezza in determinati momenti, comunque una bassa sì, consapevolezza è quello, non ti permette di vedere quello che veramente è. Quindi diciamo che lei ha deciso di comprendere, pur avendo paura, perché io vedo, sento un po' di paura in lei, come se prendersi la Mm. responsabilità che quello che accade sei tu. E quindi lei non era pronta a prendersi questa responsabilità, quindi in quei momenti preferiva attribuire all'esterno la sua felicità o non felicità, più facile, sceglieva la più facile. Ha problemi mentali? Si chiede. No. Ha talento nella scrittura? Ma lei ne ha tanti, volendo di talenti. È una bella anima. Ha bisogno di costruire, anziché costruire dal tetto, deve mettersi le sue basi e iniziare a comprendere che lei è energia, è importante, che lei è anche anima e quindi lei è anche creatrice, che lei è anche alla sua potenza, che lei può essere felice o non felice a prescindere dall'esterno, che lei non può non attribuire, non deve dare il potere all'esterno di controllare le sue emozioni, quelle sono le entità. Ok. Attribuire all'esterno questo. La sua mente è sempre attiva, fa ragionamenti complicati, tilt mentali, ossessioni, paranoie e paure. Causa esoterica in 2 parole. Le 4 entità mentali livello 4? Entità mentali, sì,
e DL tanto, che sono e, entità mentali di fatto, no? e il fatto di emotivo, cioè a livello proprio emozionale, di non, quando non sai dove devi andare, intraprendi mille strade, perché non sai dove vuoi arrivare e quindi eccolo lì. È come vedo proprio non uno spreco, perdonami, però intendo energia che non è incanalata, quindi è frenetica, quindi paure, quindi non so cosa fare, forse è meglio così, forse è meglio così. Mi vedo proprio questo, molto attiva questa cosa, la vedo. Corpo emozionale, paura, giusto? Sì. Altro? Lei è triste, ha dei momenti di forte tristezza, ha dei momenti di forte tristezza dove si chiude a chioccio, come una chiocciola, si chiude in se stessa e rifiuta Sì. Causa esoterica degli episodi alcol. questo. Me lo stavo, mentre lo dicevo, ho visto questo. Lei ha un rifiuto della realtà. Eh, Ok, ma l'alcol è un modo per evadere, ma nasce da entità mentali, una di quelle quattro? della, della dama, perché già prima mi faceva vedere questo, poi mi ha spostato l'attenzione su ciò che in quel momento lei voleva farci vedere. Nasce anche da quella vita. Lei in quella vita è stata molto poco responsabile, diciamo così, e Perché? non voleva, perché non voleva, non accettava già la realtà. Lei era come uno scappare da non voler prendersi le responsabilità di se stessa. Mm. E quindi, diciamo, tramite l'alcol è come se si distacca dalla realtà e quindi sta in un mondo completamente diverso, dove comunque è tutto più soft, è tutto più ovattato, io vedo proprio questo senso di ovattatura, e dove nel suo caso tristezza e momenti, è come se scompaiono, è come se viene portata su un'altra dimensione, è tutto più soft, è tutto più leggero in quei momenti, perché nasce da un rifiuto della realtà. Non, Causa, causa esoterica della famiglia disfunzionale. Una famiglia in cui ci sono difficoltà economiche, una famiglia che lei non ha voglia di vedere. e l'ha scelto lei, dice. Lei ha scelto di fare questa esperienza e come spesso vedo, se la famiglia del Mulino Bianco non gli avrebbe permesso di fare l'esperienza di comprendere la tristezza, di comprendere che deve prendersi le responsabilità di se stessa, di comprendere che deve porsi degli obiettivi perché li può raggiungere tranquillamente. Questo. Ok, rapidissimamente, quella signora ragazza con cui ha fatto analisi karmiche, Reiki è pulita? Se no, cosa le ha dato, regalato? Allora, quello che vedo è che l'intento di questa Beh, lo è sempre. donna, sì, lei è molto convinta di quello che fa. Ok, Ha è essere- pulita? no, È no. interferita da? Io vedo sempre gli angeli dietro. Ok. Lei si è presa un EDL? Cosa si è presa, Margherita? Entità mentale, mi dice. Una delle entità mentali che è andato a fortificare le DL che già aveva, non l'ha preso lei. Ok. È un discutibile. Scusami solo brevemente, ma sti quattro cosa fanno? Quattro entità mentali sono i quattro re magi? Ne aggiunto uno. Parla. No, è come se nel suo caso vedo come se ne servissero quattro piuttosto che Una uno o gran due. sinergia. Vabbè. Sì, Piccole sfumature di tutto quello che vediamo, giusto? giusto. Ok. E veniamo a quello che potrebbe essere forse il primo punto, anzi è il primo punto ed è anche molto importante. A Margherita piacciono le donne, Margherita è lesbica, Margherita si chiede se esiste la sua fiamma.
o la sua anima gemella, quindi un'anima affine. Sì. Allora, anima lo è già una persona che lei conosce, di cui ci ha parlato, se parliamo di anime affini, molto affini. Io, L'attuale, quella se delle lei, uscite. sì, ed è per questo che lei ne ha paura, che lasciarsi andare, lei dice, non è facile, potrei soffrire. Perché con questa donna incontra ogni volta che esce, incontra sempre È un'auto, qualcuno della... stavo, te lo volevo dire. Dimmi, non ho sentito niente. Un Scusami, autosabotaggio? sì, è lei stessa che pur di non affrontare l'emozione, l'emotività che questa donna potrebbe, questo rapporto potrebbe dargli, lei si crea, pensa quanto sei potente, che ti attiri delle situazioni che ti ritardano l'affrontare i tuoi sentimenti. Lei non Quindi si incontra persone che conosce della propria famiglia e quindi è obbligata a presentazioni, mentre la auto serata vorrebbe avanti, la andare. serata va avanti, sta tardi, è come se scappa, lei scappa. Ah, si fa tardi, volevamo andare lì, non c'è più tempo, volevamo dirci mille cose, ce ne siamo dette in 100. Aprirsi, io vedo, mi sta dicendo, mi sta facendo vedere, ha paura ad aprirsi, perché ha paura di stare male, perché deve comprendere che nessuno può farti niente se tu non glielo permetti, quindi ritorniamo al discorso iniziale che lei mi sta dicendo. E la sua fiamma dov'è invece? Se esiste. No, non c'è qua, non è in questa dimensione, Non è incarnata. c'è una parte di lei dall'altra parte. Ok, chiediamola la sua fiamma non incarnata, l'altra metà della mela della sua parte subliminale, perché non è scesa? Perché queste non scendono? Che senso ha? O tutte e due o nessuno? No, perché è come se fosse, se una fa un... Nel momento in cui si uniscono e stanno insieme, hanno finito, cioè nel senso non tornano più. Nel momento è come se nel gioco, devono, tra virgolette, devono stare separate, altrimenti nel momento in cui si uniscono, questo è quello che vedo, è come se fosse più facile avere più consapevolezza, cioè come se sono divise appositamente. È come se il gioco ti dice tu sei quest'anima, ma per giocare ti devi dividere, altrimenti devi essere più debole, tra virgolette, perché se tu ti riunisci sei più forte, quindi sei vivi più alto, hai una consapevolezza più alta e nel gioco non torni più. Questo è quello che vedo, che mi dice, non che vedo, scusa, perché l'ho chiesto a lei. Ok, perché non è sceso? Perché lei deve ancora giocare, lei deve ancora Deve comprendere. ancora capire delle cose, quindi quell'altra metà è più avanti, ma la parte subliminale non è la stessa, quindi quello che capisce una lo capisce anche l'altra. Sì, però deve ancora giocare. Ci sono delle cose che deve chiudere, che deve comprendere, Va bene, perché dipendenza affettiva? Perché infelicità in amore? perché deve comprendere che lei, che tutto è già dentro di lei e deve imparare il non giudizio. Il non giudizio nelle cose le porta a comprendere che tutto ciò che accade le serve e che comunque la concentrazione di se stessa deve stare dentro di lei, tutto il resto è noia, tutto il resto è conseguenziale a lei. Finché lei continuerà a attribuire all'esterno, a dare il potere all'esterno di controllare le sue emozioni, continuerà a stare nel gioco. Questo dice. Va bene, chiamiamo il padre. Un uomo senza stima, senza amore, un uomo che non si amava e che non provvedeva alla propria famiglia. Il disincarnato, ovviamente. Strano quello che vedo, vedo un signore con una barba
ha un po' di barba non lunga, ma corta grigiastra. E questa volta, la prima volta dietro, vedo due uomini nel tempo, una a Mm. destra e una a sinistra. Ok, un bel cilindro, un bel turbine Uomini del Tempo, via dalle scatole, la feccia del mondo, Vedo uno che... e due, via. Io non li posso vedere. No, che non ha Interferiscono con la mia sessione, interferiscono con me, via, sì, fuori sì, subito. dati, levati subito. Dicevi? No, non capisco che senso aveva. Boh. Beh, sono ovunque, interferiscono con il padre. Bene, il padre, una bella caramella rossa con tutte le informazioni della nostra sessione, così acceleriamo un pochettino e ci dica, se vuole lasciare un messaggio a Margherita, ci dica perché non si amava, perché non provvedeva alla sua famiglia, perché ha basato, cioè ha fondato una famiglia disfunzionale, se si rende conto di tutti i casini che ha fatto e se magari un po' si vergogna. Poteva fare altro, non fondare nessuna famiglia. Nessuno deve fondare per forza una famiglia perché se no non sei un uomo. Puoi anche non fondarla nessuna famiglia, non avere figli, andare a farti un giro, no? Questa fissazione di avere una famiglia tipicamente italiana, forse è anche il caso di finirla, no? Se ci pensate bene, il gioco finisce se non ci sono... Mm, capito? Sì. Facciamolo finire sto gioco. È anche Prende... per questo che Chiesa e Stato vogliono la famiglia a tutti i sì. costi. Appoggiano la famiglia e non appoggiano il singolo. Il singolo non serve a niente. No, perché il singolo ha più tempo per evolversi. Poi, Sì, ma non produce figli e quindi non perpetua il meccanismo gioco folle. le È pille, le tutto pille. lì, ragazzi, tutto lì. Lui dice che non si era reso conto di tutto questo. Adesso? Dice scusa, non ho parole, dice questa frase qua. Scusa, non ho parole. L'ero preso da me. Perché non provvedere alla famiglia? Pensavo a me stesso. Dice. Io non ho capito se lui provvedeva a se stesso. Lui è Capito? Cioè, lo chiedo a Margherita, lui provvedeva a se stesso, si comprava la macchina nuova e a voi no? Diciamo di sì, una cosa del genere. a livello, diciamo, eterico, quello che vedo da qui è come se lui era molto concentrato sul benessere tonale, perché aveva delle lacune emozionali interiori e quindi è come se doveva riempirle, aveva dei bisogni che riempiva e quindi per occuparsi di se stesso e di riempire questi suoi bisogni è come se non vedeva più il resto del mondo, compresi i figli, compresa la famiglia. Ma lui non si Ok, rendeva conto di questo, dice, io non... non so perché ti faccio questa domanda, ma lui aveva una famiglia, una vita parallela. Non so perché ti faccio questa domanda. eh, in realtà sì, nel senso tu sì, perché le vite precedenti sono parallele, no? No, scusami, una vita parallela nel senso, qui aveva una moglie e una famiglia, ma aveva anche un'altra donna o un'altra donna a cui non Non lo aveva so. detto di essere sposato. Sì, scusami, vita parallela, diciamo altre che altre. Non so perché ti faccio questa domanda. Aveva sì, per riempire se stesso aveva altri incontri, sì, ce l'aveva. Figli illegittimi? No, Margherita dei fratellastri e sorellastre?
Io questo non lo vedo. Quello che vedo è che per stare bene è come se lui avesse bisogno di essere ricaricato dall'esterno facendo, cioè, come posso dire, è difficile, mannaggia. E, per auto piacersi, avesse bisogno di fare delle cose, come per esempio incontri extraconiugali, e che cosa succedeva? Che però lo caricavano, lo facevano stare bene per un po', poi siccome comunque è una cosa immessa dall'esterno, quindi non sei tu che sei sicuro di te stesso e stai bene con te stesso, tramite gli occhi degli altri ti devi sentire grande, ma finisce e quindi lo rifaceva. Quindi quello che vedo era come se era in un loop impegnato a tramite gli occhi degli altri a riempirsi dentro, perché lui non aveva sicurezza in se stesso. Lì lo vedo completamente perso, questo uomo, anima, in questa vita. E quindi si faceva, è come il capo che ti strilla perché si fa grande, ma poi quando va a casa la moglie è più forte di lui e si sente piccolo così, però poi cioè, va al lavoro e se la prende col più debole. C'è chi si mostra grande, in realtà è come se dentro non è in grado non hai bisogno di mostrarti quando sai quello che va, su quello che Perfetto. Va bene. Portale aureo. si è trasformato qui. Ti piace il portale aureo? Il pezzo, questo qua ti piace un sacco? Sì, È già entrato? si è innalzato e è diventata energia. Anche molto volentieri l'ha fatto. Alcuni fanno più fatica, alcuni non lo fanno proprio. Voi invece sì. Mhm. E lì si è aperto il suo portale aureo ideale. Ne manda un bacio, così, energeticamente. Ok, vuole mandarlo anche alla madre e alla sorella? Dice che lui è più attaccato a lei di tutti e tre. Ha Ma sempre avuto di più, in realtà. Però vuole sì, mandarlo lo stesso? Ok. Bene, lo salutiamo, lo facciamo andare. Era attaccato alla terra? sì, Dove, a chi, cosa? cose materiali, vedo. Case, macchine, Sì, vedo un po' di cose mobili. materiali. Sì, però nel momento in cui noi, come quando, cioè nel senso nel momento in cui gli diamo l'informazione è come se tutto istantaneamente non potrebbe arrivare qui al portale Aureo se fosse attaccato, non è possibile. Quindi è come se istantaneamente accetta di staccarsi e di per intraprendere la sua vera strada. Va bene, lo salutiamo. Come vedi Margherita? Mi sta sorridendo, è contenta, è emozionatissima. Lei dice che adesso è pronta a fare tante tante cose. Sebbene ogni scelta sessuale sia ovviamente rispettabile e sana, Certo. normale, perché lei qua ha scelto quella che per la società è la meno comune? Come Julie, no? Sì, qua quello che vedo, che mi sta dicendo è come se si fosse una conseguenza del discorso padre, che lei Perché? non Ah, aveva, ha seguito. è come se non ha avuto in questa vita, che poi è uno schema che si ripete in realtà, quindi in questa, ma nelle altre, con anime che si scambiano i ruoli, ma siamo sempre lì. In questa vita qui è come se lei non ha avuto, non reputava un esempio il padre, lo reputava meno forte rispetto alla figura femminile che lei ha avuto accanto, che è la mamma e la sorella.
e quindi ha ricercato nella sua, nella figura femminile il compagno ideale, perché non ha, a livello mentale la bambina, la figlia, la femmina che nasce si innamora proprio a livello psicologico del padre. Il primo amore dell'altro sesso Certo, e certo. automaticamente tu ricerchi nel tuo partner quando poi cresci e ti stacchi ovviamente dal discorso platonico di innamoramento di papà, cerchi qualcuno che assomiglia in realtà a tuo papà. È una cosa proprio mentale e umana. Lei non l'ha avuta questa cosa. Questo è quello che dice. Che non Andiamo. benissimo, nel senso comunque alla fine a livello di anima da qui è uguale, non c'è maschio o femmina, siamo anime, siamo energie che ci cerchiamo, tutto È il qua. grande momento di Margherita, quello che tanto aspettava. Tutto Andiamo, quello che doveva dire a Margherita, che è qui presente, la sua PS, l'ha detto. Ci chiuderà, ci saluterà con un messaggio finale, ma andiamo adesso al cluster. andiamo. Andarci a inizio sessione non ha senso senza un'analisi che Ah, permette alla PS, al nostro mentale, corpo fisico cercare, e cervello di comprendere, sì, ma il processo è rapido, semplice. Lì ci sono i contratti di 5.613 vite, mhm. sono tante vite che non ha più senso avere, parallele, che possono comparire, modificarsi. Sono dei cassetti, lei apre dei cassetti e me li mostra come proprio dei libri, mi mostra delle scrivanie con dei cassetti, con più Quanti sono i cassetti. cassetti? Tanti. Sono tante scrivanie, come se ogni scrivania ha molti cassetti, sono più scrivanie con tanti cassetti, sono tanti, Sono tantissimi. grandi piatti, piccoli, Piatti quadrati. rettangolari del rettangolo con, per prenderlo un pomellino di ferro, di quelli antichi. Mi ricorda Mhm. un mobile degli anni 80, non lo so, così. E dentro tanti faldoni, libri, fogli. Libri, proprio libri con copertine diverse, Bene, colorate. un gigantesco portale definitivo, tutto, anche le scrivanie, tutto dentro. Fa È questo. arrivato i robi vecchi, dei mobili vecchi. Lei diventa, mi mostra questa scena qua particolare, come se vedo lei, la fisionomia di oggi, che si ingrandisce, quindi anziché ridurre piccolissimi tutti questi patti e queste scrivanie, diventa più grande lei e prende tutte queste scrivanie e le lancia in un portale suo definitivo che si è aperto, a forma di vento, lo fa, come un vortice, un vento che va via perché lei si dice che piace il vento nei capelli. Ok, molto determinata, molto potente, benissimo. Chiudiamo questo portale e andiamo direttamente all'avatar. L'avatar è seduto sulla sedia inattivo, fermo, bloccato, come se fosse inattivo. Me lo mostra così. Cambia tutto. Prende l'avatar, lo lancia nel vento, lei apre questo portale e non me lo mostra così. Molto forte questa cosa, sento proprio il vento io. Viene come come si dice, una centrifuga, no? Un vento che porta via. Un vortice che risucchia. Sì, fatto, fatto tutto. Ok. Con questa nuova condizione ci sono ancora gli impianti? No, si è portata nel portale, lei ha levato tutto con il vento e ha portato via tutto quanto, legato all'avatar poi, no? Rettiliani, manti di Abduction, Odino, Zeus, entità mentali e DL, No, no, tutto via. ormai non serve più. Perché non l'ha fatto da sola? Perché dice io non lo sapevo, ho dovuto analizzare.
Se non sai che esiste, come fai a liberarti? Non poteva prendere le informazioni in eterico? Bisogna innalzarsi di consapevolezza per farlo. Tra un po' ci si riuscirà, ancora no però. Le informazioni in eterico arrivano, però è come se una persona, un'anima, ha bisogno comunque di avere, è come se noi, in questo caso, noi siamo il tramite tra la parte fisica e la parte animica. E quindi razionalizziamo insieme a lei e quindi si unisce la parte eterica con la mente che comunque decodifica tutto quello che è a livello eterico e allora ci si riesce. È un mezzo, siamo un mezzo. Messaggio finale della PS e PE di Margherita, però prima vediamo la sua nuova vibrazione. 35 miliardi. Ok, Questo se vuole alzarla, pillola V. è il Gliela momento in diamo. cui si pulisce automaticamente, è come vedo, come se la vibrazione sboccia. Ok, le diamo questa pillola, se vuole mettersela in tasca, la userà eventualmente in futuro per capire che può alzare questa vibrazione a livelli impensabili anche in momenti in cui si abbassa per 1000 ragioni. Nuova consapevolezza, 112 era. 177. PSPE 7030. 55 la PS, dà più spazio alla parte spirituale, eterica. Vite precedenti 5613. 4900. Ok, sono state eliminate alcune. Cervello 3,94. Arriverà a 7/8 nei prossimi 2-3 mesi se lavora. In che modo? Mette in pratica le sue nuove... Lei adesso è libera in questo momento. Mette in pratica le sue nuove conoscenze, ma quello che vedo è che nei prossimi giorni adesso è scioccata, nel senso positivo, deve metabolizzare la sua mente. Mm. Il momento in cui metabolizzerà è come se arriva, in realtà già lo vedo, il momento in cui dice, oh, ok, come un momento di presa di coscienza. Di Lì il grande suo... consapevolezza. Ok. Sì, Il ha suo bisogno... lavoro in quel bar? No. Lo chiediamo alla sua PS, messaggio finale. Lei dice, prendi un quaderno e scrivi tutto ciò che ti piace, che ti fa stare bene. Poniti degli obiettivi. All'inizio gli obiettivi non saranno chiari. Scriverai pagine e pagine di cose che vorresti fare, ma poi piano piano farai una cernita di tutto quello che scriverai, arriverai ad avere un imbuto e nel momento in cui arriverai alla fine dell'imbuto arriverà il tuo desiderio, il tuo obiettivo, ma inizi a mettere per iscritto tutto quello che ti passa per la testa, prendilo e mettilo per iscritto, scrivi i tuoi obiettivi, scrivi le tue sensazioni, scrivi gli eventi positivi della tua giornata. Solo così riuscirai a capire dove vuoi andare veramente. Non continuare a dire voglio andare via di lì, ma Di inizi, casa. voglio andare via di casa, voglio andare via, voglio stare lontano da, ma voglio andare verso. Questo dice.
svolgi al contrario, cioè Mhm. hai perso qualcosa, scrivilo quello che vuoi e fino a che avrai più chiaro quello che vuoi e allora le cose si muoveranno verso quella cosa. E poi un'altra cosa dice, non aver paura di quello che gli altri possano farti perché non possono farti nulla. Tu ti potresti perdere di vivere delle belle emozioni, non puoi sapere come andrà una cosa, un'emozione, una persona, una storia, un evento, ma a volte non ti dai la possibilità di vivertelo, lasciati andare e inizi a comprendere che se non lo vuoi nulla può farti niente, datti la possibilità di vivere, lasciali andare, lasciale entrare le persone, altrimenti rimani chiusa e non vivi. È un gioco, no? Dice questo. Beh, come la vedi? Bene, carica, ma adesso secondo me la sento un attimo mettere a posto tutte queste informazioni. Come vedi Odino e Zeus? Sono scoppiati, io ho visto che eruttavano prima come vedo, adesso che ho spostato l'attenzione, li vedo come una lava che sta per terra, che mo si sta riformando in forma di come li vedo io, ma li vedo distrutti in questo momento. Bene, tu come stai? Bene, ma è stata wow, Sì? bene, sì. Dura, pesante, faticosa. Impegnativa, nel senso positivo, impegnativo. Va bene, torniamo, adesso ti aiuto a finire, diciamo, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.